Le 1001 notte. Volume primo. Il visir, il principe e la ghoul. Il visir, allora, cominciò a narrare la storia del ministro, del principe e della ghoul. Un audace sovrano aveva un figlio che amava cacciare la selvaggina. Aveva anche un fedele visir che doveva tutelare l'incolumità del giovane principe ovunque andasse. Un dì il figlio del re, a cavallo del suo veloce destriero, partì per una battuta di caccia accompagnato, come di consuetudine, dal visir e da alcuni cortigiani. La scorta si diresse verso le alture e le radure. All'improvviso apparve tra gli alberi un grande animale selvatico. Il visir, pur consapevole del pericolo, esclamò: «Tocca a te, o principe, mettere fine a questo feroce animale. A te spetta il diritto e l'onore di uccidere. Affrettati». Il principe seguì senza esitazione l'animale, ignaro del pericolo che lo minacciava. Galoppò finché scomparve alla vista del visir. Riuscì a catturare la preziosa preda, ma ad un tratto si fermò perché si era perso nella sterminata radura e non sapeva in quale direzione avviarsi. Mentre il povero principe era in balia della disperazione e si lamentava dell'amaro destino, comparve all'improvviso un'ancella che avanzava verso di lui sul suo quadrupede. Il figlio del re domandò: «Chi sei?» E la fanciulla rispose: «Sono la figlia di un re dell'India. Mentre cavalcavo, sono penetrata nella steppa, dove improvvisamente sono stata colpita dal sonno e sono caduta da cavallo. Ora sono impaurita perché mi trovo lontano dalla mia terra». All'udire tali sventure, il figlio del re ebbe compassione e fece accomodare la ragazza sul suo destriero. I due superstiti, nel loro percorso, si addormentarono in terre vaste e sconosciute. Dopo un lungo e aspro cammino, giunsero nei pressi di un'isola. La giovane esclamò: «Mio signore, desidero compiere un dovere». Il principe permise alla donna di scendere per andare sull'isola, esaudendo la sua richiesta. Poiché però la principessa tardava a tornare, egli, preoccupato che le fosse accaduto qualcosa, si affrettò a seguire le sue orme che conducevano a una casupola diroccata, nella quale vide l'attraente fanciulla trasformatasi in un orribile ghoul. L'animale, ignorando che il principe la stesse osservando, si avvicinò ai suoi figli e disse: «Cari figlioli, oggi vi porterò un giovinetto grasso e sostanzioso». Essi risposero: «Affrettati, o madre, abbiamo tanta fame». Quando sentì questa malvagità, il principe capì di essere a un passo dalla fine, e pur essendo in preda all'agitazione, si allontanò da lì, mentre la ghoul si trasformava nuovamente in un'ancella agile e attraente. Tornata anch'essa indietro al cospetto del giovane e, notando che gli tremavano le ossa, gli chiese perché fosse invaso dalla paura. Quando egli spiegò che temeva un perfido nemico, la donna gli suggerì di donargli una parte del suo denaro. Il principe spiegò: «Egli non si accontenta del denaro, perché vuole anche il mio spirito. Perciò nutro grande paura». La ghoul rispose: «Se sei oppresso, come dichiari, chiedi l'aiuto dell'Altissimo che ti salverà dall'ira del tuo aggressore». Il principe alzò d'un tratto il capo verso l'immenso cielo, dicendo: «O Allah, che esaudisci le preghiere di chi ti supplica, smaschera il male, aiutami a sconfiggere il mio temibile avversario». Avuta quindi la meglio sulla rivale, il giovane ritrovò la via di casa e narrò al padre i tranelli dell'astuto visir, che così venne fatto giustiziare in pubblico. Il perfido ministro di re Yunan, concludendo il suo racconto, aggiunse: «O augusto sire, quando ti fiderai di questo saggio, costui ti ucciderà in maniera brutale». Re Yunan gli domandò: «Che cosa posso fare?» Questi suggerì: «Farlo condurre qui dai tuoi guardiani e colpiscilo anticipando le sue mosse». Quando il saggio, su invito del re, mise piede nella grande sala della corte, il sovrano gli rivelò la sua intenzione di ucciderlo. L'uomo, stupito per i cambiamenti intervenuti, chiese spiegazioni al riguardo
E il re gli disse: «Mi hanno rivelato che sei una tenace spia dei Romani e che sei venuto per uccidermi». Poi, rivolto al boia di corte, ordinò: «Colpisci questo traditore e risparmiami le sue cattiverie». Il saggio urlò: «Se non mi ucciderai, l'Onnipotente ti lascerà vivere a lungo. Se mi ucciderai, l'Altissimo metterà fine anche alla tua esistenza». Il re replicò: «Io non mi salverò se non ti giustizierò. Mi hai guarito con qualcosa che mi hai fatto toccare. Io non mi fido di te, poiché temo che mi ucciderai con qualche prodigio che annuserò o con qualche altra stregoneria». Il venerando uomo rispose: «O sire, questo è il premio promesso? Tu ricompensi il bene con il male». E il re, con tutta fermezza, rispose: «Non esiste alcuna soluzione, tranne quella di ucciderti». Il saggio capì che il sovrano era irremovibile nella sua crudele decisione e scoppiò in lacrime perché aveva inutilmente compiuto un'azione buona. Accompagnato dal suo giustiziere, recitò: «Ti ho consigliato e non sono riuscito a ottenere la tua benevolenza. Gli altri hanno mentito e sono riusciti nel loro intento. Il mio consiglio mi ha condotto nella dimora fatale. Se potessi vivere ancora, non darei più consigli ad alcuno. Quando morirò, annunciate la mia fine ai malefici consiglieri». Il saggio implorò: «In nome dell'Altissimo, o augusto sovrano, donami la grazia e il tuo Dio ti donerà lunga vita». Scoppiò nuovamente in lacrime, finché uno dei fedeli cortigiani del re disse: «Maestà, risparmia il sangue innocente di costui, poiché non ha commesso alcun reato. Ti ha guarito da una malattia ritenuta inguaribile, persino dai dottori e dai medici di corte». Quando il saggio intuì che il sovrano lo avrebbe ucciso ugualmente, gridò: «O sire, se hai già pronunciato la tua condanna a morte nei miei riguardi, lasciami almeno un po' di tempo per poter andare nella mia dimora a raccomandare ai vicini e ai parenti di seppellirmi e di donare i miei carteggi di medicina ai dotti, tranne un libro di inestimabile valore che ti regalerò, o sire, perché tu lo custodisca gelosamente nel tuo archivio reale». Il risoluto re esclamò: «Qual è il contenuto di quest'opera?» L'uomo rispose: «In esso sono riposte innumerevoli saggezze. Se mi decapiterai e aprirai subito il libro contando le prime 3 pagine e leggendo solamente le 3 righe che si trovano al margine sinistro della 4ª pagina, la mia testa, senza il corpo, risponderà a tutte le tue domande». Il re, stupito, chiese: «O saggio, se ti decapiterò, davvero parlerai?» L'uomo astutamente rispose: «Sì». L'indomani il sovrano si affrettò a svelare il mistero dei misteri. Tentò di sfogliare il libro, ma si accorse che era chiuso con la colla. Mise il dito in bocca e con la saliva riuscì, al secondo tentativo, ad aprire la prima pagina, la seconda e la terza pagina. Giunse fino alla 6ª pagina, ma non trovò niente di scritto. Le parole del saggio lo invitavano a continuare a sfogliare l'opera. Il re, così facendo, permise al veleno di cui erano intrise le pagine di penetrare a poco nel suo corpo, facendogli tremare le membra e facendolo urlare di dolore. Allora il saggio si mise a recitare questi versi: «Hanno appreso e hanno sentenziato a modo loro. Tra breve il loro potere sarà troncato come se non fosse esistito. Se sono magnanimi, saranno premiati dall'eccelso, ma hanno abusato continuamente e l'avverso destino li ha oppressi. Un sire vale l'altro».